Che cosa c'è dietro il lavoro di un artista emergente? Oggi entreremo nello studio di Valeria Chiarini, un'illustratrice scientifica che ci spiegherà il processo che c'è dietro ogni disegno. Ciao a tutti, io sono Valeria Chiarini, sono un'illustratrice scientifica e attualmente lavoro anche per un gruppo editoriale. Di giorno faccio comunicazione e marketing per questo gruppo editoriale, mentre la notte faccio illustrazione scientifica. Che cos'è un illustratore scientifico? Allora, un illustratore scientifico è un disegnatore che si occupa di veicolare la scienza, soprattutto con diversi medium, quindi non necessariamente col disegno, al pubblico. Quindi è come se fosse un ponte tra, diciamo, la comunità scientifica e il pubblico. La natura, come mai hai scelto questo soggetto? Perché mi sentivo proprio una riconnessione con la natura che mi mancava oggettivamente e lo sentivo anche quando ero piccola, quindi anche l'osservazione degli animali, ero estremamente affascinata dagli animali, quindi è sempre stata comunque poi parte della mia vita una ricerca, quindi cercare la natura un po' intorno a noi in un ambito urbano. Come mai hai continuato con il disegno quando potevi benissimo optare per un altro mezzo, cioè come la fotografia o piuttosto che altri aspetti? Cioè perché questo? L'illustrazione cerca ovviamente di dare il focus su determinate cose, quindi ti può anche permettere di osservare il dentro di un animale, una sezione di una pianta, cosa che magari una fotografia non può fare. Mi affascinava proprio l'aspetto di vedere comunque, diciamo, l'invisibile. Quindi sto lavorando a un progetto editoriale di diverse visioni, come gli animali vedono il mondo, diverse tipologie di animali, e mi ha affascinato da tantissimi anni questa cosa proprio per far capire che non è l'unico modo, l'unico punto di vista non è il nostro. Che tratto distintivo puoi associare al tuo lavoro? Il tratteggiato è un tratto abbastanza distintivo per quanto riguarda i soggetti che faccio totalmente a colori. Utilizzo appunto il tratteggio in diverse declinazioni, che può essere appunto l'effetto vellutato delle piante, delle foglie, al pelo, alle piume, quindi è una cosa che utilizzo appunto spesso e soprattutto che è diventata molto meditativa per me. Come mai il ruolo dell'illustratrice scientifica non è così conosciuto in Italia? Secondo me l'aspetto un po' pragmatico è il fatto che tante di queste aree sono gestite a livello statale e non vengono dati magari dei fondi per giustificare la presenza di un illustratore o illustratrice all'interno delle aree, quando in realtà è necessario. Perché è necessario soprattutto anche ad oggi, io parlo sempre dal livello, diciamo, naturalistico, capire anche come vivere insieme all'ambiente, perché noi facciamo parte di un ecosistema, noi non siamo sopra a un tot, non è un sistema piramidale, è un ecosistema circolare, quindi anche capire meglio queste cose. Il ruolo dell'illustrazione è un ruolo proprio chiave nel veicolare appunto questi concetti scientifici, quindi proprio per una questione di comunicazione scientifica è un ruolo fondamentale. C'è un progetto un po' spoiler che potresti magari accennarci o su cui vorresti lavorare nel futuro? Sì, assolutamente, anche se so spoiler. Di progetti personali sto seguendo con un collettivo di cui faccio parte, che si chiama Ina Sichel Project, che è un collettivo di appunto divulgatori giovani e appunto diversi illustratori e fotografi, eccetera, eccetera, naturalisti sostanzialmente. E abbiamo diversi progetti in ballo. Cerco di avere questa battaglia da qualche anno per far capire l'importanza dell'illustrazione scientifica all'interno dei diversi team di conservazione e tutela ambientale. Infatti ho avuto anche l'occasione, sono molto contenta di questo e ringrazierò sempre questi miei colleghi che mi hanno tirato in mezzo in questo progetto, di parlarne anche in un articolo che uscirà tra l'altro in un libro su Springer Nature, quindi spero che magari si diffonda anche questo messaggio. Noi sicuramente lo diffonderemo. Grazie. Ti ringrazio tanto di essere venuta Grazie a qui te. e aver accettato il nostro invito. Sei la prima artista emergente che aprirà questo nuovo capitolo Sono molto contenta, guarda, grazie a e voi. speriamo che in un certo senso siamo riusciti a restituire quindi un po' la tua professione, quello di cui ti occupi nel modo più giusto e soprattutto divulgativo possibile. Invito tutti quanti come sempre a seguirci su tutti i canali social e nulla, grazie ancora. Grazie a voi.